Oggi andiamo a prendere il seme della melagrana e lo semineremo e faremo nascere una piantina di melograno. Perché lo facciamo? Perché dal seme della melagrana nascerà una piantina, quindi un melograno che può darci ottimi frutti. La pianta di melograno che nasce da seme possiamo star sicuri che fruttificherà. Addirittura in alcune piantine si è notata l'assenza della fase giovanile ed ecco che in 2, massimo 3 anni riescono già a darci i loro bei frutti colorati e succosi. Però il frutto che uscirà da questa nuova piantina non sapremo mai se è uguale, identica alla pianta madre oppure ha delle caratteristiche diverse. Questo perché, essendo il melograno che si impollina con tutte le altre piante vicine che trovano gli insetti impollinatori, ci può essere una variazione di sapore, di colorazione, ma anche di forma, perché di varietà, ragazzi, posso assicurarvi che nel melograno ce ne sono tantissime, si va dalla varietà nana alle varietà vigorose che fanno frutti magari dolcissimi piuttosto che molto aspri. E quindi il sapore che avrà il nostro frutto nato da questa piantina nata da seme non sapremo mai quello che è una scoperta, è un'avventura. Vi dico subito che per riprodurre il melograno la cosa più semplice è quella di prendere il pollone radicale, si posiziona in un altro luogo e lì avremo una pianta uguale, identica, spiccicata alla pianta madre. Vi do anche una bella notizia: il seme della melagrana si prende, si semina e lì nascerà la piantina in circa 20 giorni. Non occorre aspettare che passi l'inverno, la cosiddetta vernalizzazione o stratificazione. Perché non ha bisogno di assumere quel tot di ore di freddo affinché il seme germina? Perché essendo una pianta che normalmente nel suo habitat naturale vive in zone calde e non c'è l'inverno, ecco che non ha bisogno di assumere quelle ore di freddo per nascere. Ma andiamo subito al video a vedere come si fa, semplice semplice. Quello che ci occorre è semplicissimo: una bella melagrana matura. Mi raccomando matura, e per vedere se è matura voi posizionatela in questo verso e dovrete vedere delle fossette e poi delle piccole gobbe. Quando la melagrana assume questa forma è perfettamente matura. Perché il grado di maturazione su una melagrana non dipende dalla colorazione della buccia esterna o dalla colorazione dei chicchi che stanno all'interno. Adesso non dobbiamo far altro che andare a prenderci i nostri chicchi che stanno all'interno della melagrana, semplicissimo. Eccoci qua, non vi preoccupate della colorazione dei chicchi, come abbiamo detto, perché questi non sono indici di maturazione. Posso assicurarvi che questa melagrana è perfettamente matura e dolcissima. Allora preleviamo quanti semi ci occorrono per far nascere le piantine. Ne dobbiamo prendere almeno il doppio, perché la germinazione è un po' bassa, circa il 50%. Una volta che abbiamo preso i nostri chicchi, dobbiamo andare a prendere il semino che sta all'interno e togliere la polpa che sta all'esterno. Lo vedete qui in trasparenza. Semplicissimo il da farsi: basta prendere un piatto di ceramica, ci mettiamo sopra un tovagliolo di Scottex, riponiamo i nostri semi sul tovagliolo, sotto il piatto ci farà da base di appoggio, mettiamo sopra l'altra parte di tovagliolo, altrimenti adesso ci schizzerebbe tutto quanto e vi assicuro che macchiarsi con il melograno poi toglierlo è difficile, e con un po' di pressione con le mani andare a schiacciare i nostri chicchi in questo semplice modo qua, così non vi sporcate e li liberate dalla polpa. Una volta che li abbiamo liberati completamente, facciamo un altro procedimento: andiamo a prendere tutti i nostri semi e li andiamo a mettere all'interno di un bicchiere con dell'acqua. Cercate di togliere il più possibile la polpa del semino. Adesso prendiamoli tutti quanti, eccoli qua, e li immergiamo in un po' d'acqua. Attendiamo adesso 24 ore e poi siamo pronti per andarli a seminare. Eccoci qua, sono passate le 24 ore, scoliamo i nostri semini, tutti quanti, e ci siamo. Vedete come si sono ben puliti da tutto quanta la polpa che è esterna. Adesso è semplicissimo andarla a togliere, siamo pronti per andarli a seminare.
Basta prendere dei vasetti di 10-12 cm di diametro e riempirli di terriccio universale. La semina, si mettono i semini all'interno del vasetto, metteteli 7, 8, 10 distanziati di un paio di centimetri l'uno dall'altro, in modo che poi nasceranno le piantine. Andremo ad eliminare le più bruttine e lasceremo solo quelle più belle. A questo punto, una volta posizionati i semini sopra al terriccio, li andrete ad inserire sotto il terriccio di quel mezzo centimetro, come state vedendo in questo caso qui. Adesso annaffiamo bene e fino a che non germino passeranno una ventina di giorni circa, noi teniamo sempre il terriccio ben inumidito. Qui intanto abbiamo la nascita di due piantine. Inizialmente, quando la piantina nasce, ha solamente queste due piccole foglioline che stiamo vedendo qua. Poi pian piano, quando lei cresce e si inizia a sviluppare, le foglioline diventeranno più grandi, ma poi metterà il suo germoglio apicale con le foglioline tipiche della pianta del melograno. Guardate che carina. Faccio questa breve ripresa perché qui abbiamo la fortuna di vedere tutte le fasi di crescita del nostro melograno. Iniziamo dal piccolo seme, eccolo qua, quando inizia a nascere, poi le foglioline apriranno e diventeranno così, poi inizierà la parte dell'apice vegetativo a crescere, eccolo qua, rimangono in basso le due foglioline più grandi e cicciottelle. Man mano che poi crescerà la piantina, lo stato vegetativo è questo qui, crescerà sulla parte dell'apice ed inizierà però nel frattempo, come possiamo vedere qua, a fare anche le parti degli apici laterali dalle gemme delle foglie, e questi apici, lo vediamo bene qui, poi cresceranno su e diventerà un bel cespuglio fresco e rigoglioso. Chiudo qui il video ragazzi, ci vediamo alla prossima, un bel pollice in su se vi piacciono gli argomenti di questo canale, iscrivetevi numerosi, vi aspetto alla prossima, ciao a tutti da Pier Giorgio ragazzi.